Le Eolie, 7 isole dai diversi volti. Le Eolie rappresentano il luogo dove è nata la vulcanologia. Le prime osservazioni risalgono al tempo dei Greci, nel V secolo a.C. Le isole, per le loro caratteristiche, sono state considerate dall'UNESCO un vero e proprio museo vulcanologico a cielo aperto. La particolarità delle Eolie sta nel fatto che esse sono completamente diverse l'una dall'altra. I tanti tipi di eruzioni presenti, nonché l'azione erosiva del mare e del vento, hanno modellato 7 isole dai diversi volti. Il Gran Cratere della Fossa si è costruito durante gli ultimi 5.000 anni di attività di vulcano. Diverse eruzioni hanno accumulato i loro prodotti effusivi ed esplosivi sui precedenti, fino all'attuale altezza di 400 metri sul livello del mare. Nuove penisole e nuova terra si è creata, dai colori e forme sempre differenti. L'ultima eruzione è avvenuta nel 1888-1890 ed è stata la prima eruzione ad essere osservata direttamente, grazie a Giuseppe Mercalli e Orazio Silvestri. La vicinanza con l'ultima eruzione, ma soprattutto la presenza di fumarole in costante azione nella cinta craterica, ci portano a considerare il cratere della fossa come attivo. Le fumarole hanno cambiato il colore originario delle rocce. La continua fuoriuscita di gas ha infatti reso il cratere di un colore giallo, tipico di aree vulcaniche attive. Un giallo con venature bianche e viola che troviamo solo qui, sull'isola di Vulcano. Le fumarole sono anche attive nella zona del porto di Vulcano, dove hanno creato 2 pozze di fango caldo, dalle proprietà termali. Il tipico colore grigio delle pozze si trova accanto ai terreni gialli per le fumarole, in contrasto con l'azzurro del mare. Questo è veramente il tipico aspetto dell'isola di Vulcano. Anche sotto il livello del mare sono presenti delle fumarole. La temperatura dei gas può raggiungere i 100 gradi. Lipari, l'isola più grande dell'arcipelago, è quella più ricca di storia. Il castello di Lipari, testimone di tutte le dominazioni subite dalle Eolie, si fonde con il Duomo lavico sottostante, creando una fortezza inespugnabile dal mare. La zona del castello svela la lunga storia di Lipari, con la necropoli dell'età del bronzo, che si sviluppa proprio di fronte alla cattedrale. Essa è dedicata al santo protettore delle isole Eolie, San Bartolomeo. Lipari è l'unica isola delle Eolie ad essere caratterizzata dal bianco manto della pomice, una roccia vulcanica molto leggera, emessa da Monte Pilato circa 1000 anni fa. L'ultima eruzione a Lipari, avvenuta nel 1180, ha infine creato un nuovo promontorio. Nuova terra si è formata, modellata poi dalla viscosità della lava, dall'azione dei forti venti e dai mari provenienti da nord e da ovest. Pollara è sicuramente il luogo più suggestivo dell'isola di Salina. Qui è stato prodotto il film premio Oscar Il postino di Massimo Troisi. Anche qui il mare e il vento hanno modellato la lava solidificata, formando un arco naturale di roccia, il Perciato, nominato anche da Omero nell'Odissea. Salina è anche famosa per i suoi capperi e per la malvasia, che la rendono, insieme agli ulivi e ai castagni, l'isola più verde delle Eolie.
Anche Filicudi ha origini che iniziano dalla preistoria e raggiunse il massimo splendore durante la dominazione greca e poi romana. I fondali di Filicudi, tra i più belli del Mediterraneo, raccontano storie di commercio e guerre. Al di sotto di Capo Graziano è presente un vero e proprio museo archeologico subacqueo. La parte ovest di Filicudi è tra le più belle delle Eolie. Qui il mare e il vento hanno creato la grotta del Bue Marino, una grande caverna a livello del mare, e faraglioni alti fino a 60 metri. Alicudi è la più selvaggia delle Eolie. Non esistono strade, non esistono vie, ma solo scalini che si inerpicano lungo le pendici del vulcano per collegare tutte le case del paese fino in cima. Panarea, pur essendo la più piccola delle Eolie, con i numerosi faraglioni presenti, ognuno diverso dall'altro, dimostra una storia vulcanologica complessa, fatta di eruzioni di magmi molto viscosi, quasi plastici, con successivi collassi. L'erosione del mare ha plasmato le rocce, che sembrano sculture create da un artista in un museo a cielo aperto. Anche a Panarea ci sono fumarole attive, formatesi dopo un piccolo terremoto nell'autunno del 2002. L'isola di Stromboli venne chiamata dai greci il faro del Mediterraneo. Il vulcano che non dorme mai e ad ogni istante crea nuova terra è considerato uno tra i pochi al mondo con perenne attività eruttiva. Le Eolie, 7 isole tutte diverse tra loro, nate dai vulcani e modellate dal mare e dal vento nel corso dei millenni.